24 gennaio 12. Eletti, amici cari, sia il cielo il vostro pensiero. La vita sulla terra è di breve durata, pensate al cielo e fate pensare al cielo. Sposa amata, gli uomini in questo momento pensano al cielo, si preparano al cielo? Mi dici adorato, essi sempre ben poco hanno pensato al cielo, ma in questo momento storico ancora meno, presi, come sono, dalle cose della terra. Dolce amore, concedi tu la grazia di pensare al cielo e staccarsi sempre più dalle cose della terra. Non capisco come in questo contesto storico sia così debole il pensiero del cielo e sia forte, più che mai, quello della terra, mentre tutto sta mutando, secondo il tuo pensiero. Sposa amata, spesso mi dici concedi, fitte, le grazie per prepararsi al cielo. Questo mi chiedi, sapendo che verrà il momento speciale che, anzi è già presente. Sposa cara, vedi come elargisco le grazie copiosamente? Vedi come il cielo parla alla terra, come mai nel passato? Dolce amore, questo è evidente, ma gli uomini, in gran parte, si perdono nelle cose terrene e non fanno che pensare ad esse, come se si sentissero di non dover lasciare mai la terra. Dolce Gesù, scendono copiose le grazie, come un fiume dalle acque impetuose, ma chi ci bada? Sono molti gli uomini di terra ed assai pochi quelli di cielo, mentre tutto già sta mutando. Dolce amore, l'ingannatore è all'opera ed agisce sulle menti e sui cuori, confonde le menti, raggela i cuori. Questo è il mio pensiero, Santissimo Gesù. Se tutto dovesse accadere, improvvisamente, chi si salverebbe? Chi è pronto per il cielo? Un giorno tu dicesti: quando ritornerò, troverò la fede sulla terra? Rifletto su queste tue parole e dico: se Gesù tornasse in questo momento, troverebbe pochi cuori ardenti d'amore per lui, molti, invece, gelidi ed indifferenti. Sposa amata, posso fare di più di quanto già stia facendo per la salvezza delle anime? Dolce amore, tu fai tutto, ma gli uomini del presente sono ancora più fragili di quelli del passato e si lasciano sedurre dal male, come se non avessero difese. Dolce amore, la terra geme e soffre, per la presenza di molti stolti, che sono giunti ad occupare i primi posti. Quando accade questo, la situazione peggiora, gli stolti al potere fanno grande danno, più che un uragano. Sposa amata, come vedi, lascio a volte a lungo tale situazione perché tutti possano capire le terribili conseguenze della stoltezza umana. Sono proprio gli stolti della terra, che fanno capire le catastrofi che accadono. Gli uomini si educano anche in questo modo, facendo comprendere quali sono le conseguenze terribili del male. Dolce amore, penso al passato, penso ai regimi autoritari, gli uomini ne hanno visto le conseguenze ed alcuni sono rinsabiti, ma, poi, sono caduti ancora nella stoltezza. Ho compreso, dolce amore, che gli uomini sono incorreggibili e lo saranno fino alla fine del mondo. Sposa amata, l'uomo si porterà dietro sempre le conseguenze del peccato d'origine, ma io, Gesù, non l'ho lasciato solo nella battaglia contro il male. Io, Gesù, sono l'Eterno vittorioso, e chi mi accoglie lo sarà con me. Porta al mondo il mio messaggio e riposa, stretta, al mio cuore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli amati e tanto cari, oggi vi invito a riflettere su questo comandamento: ama il prossimo come te stesso. Figli cari, amatevi fra voi con l'amore di Dio. Il mondo soffre e geme, perché non c'è amore, l'intera creazione geme per la mancanza di amore tra gli uomini. Figli cari, non possono cambiare le cose, se non vi scambiate l'amore di Dio. Aprite il vostro cuore a Lui, lasciate che fluisca in voi il suo sublime sentimento e con esso amatevi come fratelli di un unico Padre. Figli cari, il mondo cambierà, per volontà di Dio, ma godrà chi avrà pienamente cooperato al suo piano e soffrirà molto chi non l'ha voluto fare. Il mio cuore di madre vi ama tutti, vi abbraccia tutti e non fa differenze, ma non può costringervi a fare ciò che non volete fare. Siate attivi e operosi perché si realizzi il progetto divino, che è sublime. Il cuore di Dio, infatti, è sempre amore, solo amore, è un oceano infinito d'amore. Volete tutti entrare in tale oceano? Cooperate con Gesù per avere tutto in terra e, poi, in cielo.
Figli amati, non sentitevi soli, la Madre è con voi per aiutarvi e sostenervi. Insieme, uniamo i cuori per l'adorazione a Gesù. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.